Ci voleva proprio un bel caffettino per ripartire di slancio. Come vedete non sono nel mio studio dove registro di solito, ma sono in viaggio verso l'Abruzzo, direzione Chieti Scalo, per andare a visitare il negozio Hi-Fi di Prinzio, perché devo assolutamente andare a vedere e toccare con mano la serie Ammiraglia di Yamaha, la 5000, perché ormai me la sognavo la notte, le sue linee sinuose, i suoi trasformatori toroidali che mi abbracciavano. Che dite allora? Venite con me, andiamo su. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente, in trasferta da Hi-Fi di Prinzio, ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici, imperdibili e vista la location, una tonnellata di Hi-Fi. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. Nell'era moderna, segnata dal ritorno al passato, c'è ancora spazio per l'analogista duro e puro. Yamaha ha creato la serie 5000 apposta per lui, preamplificatore e finale di potenza separati, rispettivamente C5000 ed M5000, senza nessuna concessione a connessioni moderne come USB o Bluetooth. L'unica sorgente audio di questa serie è un giradischi, il mastodontico in ogni senso GT5000, con questo nome che fa subito venire in mente una macchina sportiva di lusso con le sue prestazioni di categoria superiore. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Spedirmi tutto questo ben di Dio non era possibile e allora sono venuto apposta da Hi-Fi di Prinzio per verificare se quello che si dice su questa serie sia vero. Perché se mi seguite e mi conoscete saprete che io sono come San Tommaso: se non vedo e non tocco con le mie mani non ci credo, e oggi da guardare e da toccare c'è tanta bella roba. Recentemente vi ho parlato della nuovissima serie AS di Yamaha, una linea composta da 3 amplificatori integrati collocabili nell'Hi-Fi di alto livello, ma con un'impostazione derivante dall'high-end, ossia dalla serie Ammiraglia dell'azienda giapponese, la 5000. Morale della favola, sono rimasto talmente colpito dalla S1200 e dalla S2200 che dopo aver realizzato quel video sono andato a studiarmi i dettagli di questi componenti pazzeschi ed oggi sono qui per illustrarveli. Per arricchire ulteriormente il mio racconto mi farò aiutare da un ospite d'eccezione, Matteo Franciullo, Product Specialist per il settore audio-video di Yamaha Italia. Ci siamo. Perfetto. Ciao Matteo e grazie per essere qui con me. Ciao Johnny, grazie a te per avermi invitato e grazie a Hi-Fi di Prinzio che ci ospita. Sempre sia lodato Hi-Fi di Prinzio e ho detto tutto giusto sul tuo ruolo in Yamaha? Product Specialist. Sì, tutto corretto. Ok, quindi scusami, di che ti occuperesti? Allora, per fartela breve e per farla breve a chi ci segue, mi piace intanto la musica e tutto ciò che serve a crearla, e Yamaha in particolare mi occupo di tutto ciò che serve invece ad ascoltarla. E in più sono anche un bassista. Ma non per Yamaha? No, magari. Però suono per passione da tanti anni. Bene, ascolta, allora dopo ti chiederò qualcosa sul tuo strumento, prima però fammi partire ad illustrare questa serie. Non ti muovere che dopo ho bisogno del tuo supporto, fermo lì. Non mi muovo.
Allora, io mi butterei subito a bomba sul GT 5000, vista la mia passione per tutto ciò che fa girare un vinile. Ma prima devo dare spazio al componente che mette la benzina nel serbatoio di questa catena interamente analogica, ossia il preamplificatore C5000, e lo faccio molto volentieri perché anche qui l'acquolina in bocca è copiosa e anzi devo stare attento a non sbavare troppo, altrimenti mi fanno dare il cencio in terra. Comunque, tornando a noi, il C5000, così come l'M5000, si ispira al glorioso integrato CA2010, riproponendo un'estetica orgogliosamente vintage, approfittando chiaramente dei progressi tecnologici che si sono realizzati nel corso degli anni. Il pannello frontale di questo preamplificatore C5000 è tutto in alluminio, così come i vari selettori e le varie manopole, ma partiamo con ordine da sinistra verso destra. Vi faccio vedere che qui troviamo subito lo switch di accensione con il sensore a infrarossi per il telecomando, uscita cuffie con selettore trim. Poi nella parte centrale del C5000 abbiamo due file di selettori, i classici trapezoidali di Yamaha, disposti su due file. Nella fila superiore abbiamo quelli per la modulazione dei toni bassi, alti e poi regolazione del bilanciamento dei due canali. Nella fila inferiore abbiamo invece il selettore del gain, quello delle uscite, vedete c'è scritto output, e poi il selettore fono dedicato alla scelta del tipo di testina montata sul nostro giradischi, quindi MM oppure MC. Nel caso di una testina MC, come vediamo, abbiamo varie capacità di carico per una regolazione più fine dell'impedenza. Spostandoci verso destra abbiamo questo selettore a manopola per la scelta delle varie sorgenti, quindi fono, fono bilanciato, radio, CD e così via, switch external direct per l'utilizzo di questo setup in un sistema audio-video, filtro subsonico disattivato o attivato tramite questo switch e questo ultimo switch, l'audio mute, che riduce il volume di circa 20 decibel. E poi una bella manopola del volume con dei cuscinetti interni che la rendono molto morbida ma anche molto precisa. Sul retro poi abbiamo connessioni a pioggia, con questa in particolare che mi preme farvi notare e su cui torneremo tra poco per il giradischi GT 5000. Come vedete è possibile collegare il giradischi sia tramite i tradizionali cavi RCA e cavetto di massa, sia con i cavi bilanciati. Da segnalare poi che tutti i connettori sono in ottone per una migliore conduzione del segnale audio. Allora Matteo, io ti ho chiesto di venire qui dai Fai di Prizio perché parlando con te al telefono ho avuto subito l'impressione di avere a che fare con una persona che fa il suo lavoro con impegno, con passione, anche con risultati, ma senza tirarsela, che ti assicuro non è cosa da poco. È troppo buono, Johnny. Grazie, mi ci rivedo comunque nella descrizione che hai fatto. Benissimo, ora che sono nelle tue grazie rispondimi così a bruciapelo perché un appassionato dovrebbe frugarsi per portarsi a casa questi componenti. Guarda, la risposta è semplice, perché sono la massima espressione della nostra filosofia, ossia fedeltà sonora senza compromessi a come la musica è stata concepita e composta dall'artista. Se vuoi poi a questo unisci
un'estrema cura nella circuitazione interna e un design che possiamo definire iconico. Soddisfatto di questa risposta? Luciano, quanto mi fai per tutto il pacchetto? L'M5000 è un finale di potenza, quindi sul pannello frontale ospita i controlli essenziali. Andiamo, come di consueto, da sinistra verso destra per trovare il selettore di accensione con un attimo di religioso silenzio. Che spettacolo! Switch di accensione, selettore per i diffusori con possibilità di disattivarli, scegliere la coppia A, B o A più B, se vogliamo fare B-wiring e ovviamente se i nostri diffusori lo consentono. Nella parte centrale troviamo questa ampia finestra dedicata ai V-meter con questo selettore con cui possiamo decidere se tenerli spenti su off, chiaramente, impostarli sul valore di picco del segnale audio o di volume percepito. Dimmer serve per modificare l'intensità della luce di questo pannello. E infine qui sulla destra troviamo il selettore che ci consente di andare sull'ingresso di linea tradizionale, come in questo caso, utilizzando dei cavi RCA, oppure sull'ingresso bilanciato utilizzando dei cavi XLR. Il retro è piuttosto essenziale, connessioni bilanciate, connessioni di linea tradizionale, ma quello che risalta subito agli occhi sono queste due isole ancorate al telaio da basi in ottone spesse 3 mm che ospitano i connettori belli voluminosi per cavi di potenza. Base e connettori sono in ottone per garantire maggiore rigidità e minore distorsione del segnale audio grazie alle proprietà amagnetiche di questa. Oh Matteo, prima che tu arrivassi stavo provando ad aprire questi due bestioni per vedere come sono fatti internamente, ma Luciano mi ha fulminato con gli occhi, allora ho deciso che forse è meglio se metto qualche foto. Vabbè, qui ti posso aiutare io perché li conosco a memoria. Non ti dico che me li sogno la notte, ma quasi. Quando apri la C5000, la prima cosa di cui ti accorgi è che ha due trasformatori toroidali indipendenti, nel senso che semplicemente un trasformatore serve un canale e un trasformatore serve un altro. Mi sembra una cosa interessante. Invece su questo M5000 c'è una caratteristica a cui non rinunceresti mai. Questo è facile, la sua simmetricità. Ma lo sai, ascolta, io ho pensato la stessa cosa quando ho visto la foto dall'alto, insomma la sua immagine dall'alto mi è venuta subito in mente l'immagine, una scena di un film di Wes Anderson. Questa la capiranno in tre, ma fa cultura, fidati. Ci piace. Oh, e finalmente si arriva al motivo principale per cui ho fatto tutta questa strada, senza nulla togliere al C5000 e all'M5000, sia chiaro, anzi ho sbavato talmente tanto che adesso ho la salivazione azzerata. Dicevo, senza nulla togliere al pre e al finale che vi ho fatto vedere, il GT 5000 mi riempie gli occhi e mi attira a sé con le sue linee sinuose come le sirene facevano con Ulisse. Però prima di descriverlo per i nostri amici ti devo chiedere una cosa, Matteo. Dimmi tutto. Sei pronto? Certo. Allora, ma è così grosso e pesante perché dentro ci avete messo i mattoni? Vabbè, questa magari la taglio. No, beh, ma se ti piace... Aspetta, scusami, abbi pazienza. Sì, ok Johnny, ma guarda che lasci le ditate. Non ce la facevo. Vai, dai, questa si taglia, dai.
Nella sigla GT5000, GT sta per Gigantic and Tremendous. E credo che non occorra aggiungere altro a questi due aggettivi che descrivono una macchina che alla mia vista appare semplicemente perfetta. 26 kg e 500 grammi di bellezza. Poi come sempre bisogna valutare come suona, ma direi che il biglietto da visita è di quelli importanti. Che ve ne pare? Avete ragione, dovreste essere qui, ma non c'è problema, perché Hi-Fi di Prinzio vi accoglierà a braccia aperte, come ha fatto con me, per tutte le prove d'ascolto che desiderate. Tornando in topic, il GT5000 è un giradischi a cinghia con meccanismo proprietario, dove il piatto non è in legno, come da tradizione della serie GT, ma in alluminio e pesa 5 kg. Guardate, servono dei ganci per spostarlo. La scocca invece rimane in legno per assorbire al massimo le vibrazioni e quindi garantire una resa sonora impeccabile. Sottopiatto in ottone massiccio per ridurre le interferenze sul segnale audio. Come vedete poi il braccio è dritto e più corto della media e anche grazie alla sua rigidità non richiede un peso interno per l'anti-skating. La finitura nero lucida è quella tipica dei pianoforti Yamaha e questa caratteristica gli conferisce un'austerità che incute rispetto. La parte superiore ospita il tasto di accensione, selettore per il pitch control, switch 33-45 giri e start-stop. Come vi dicevo mentre descrivevo il preamplificatore C5000, con il GT5000 possiamo sfruttare il classico collegamento mediante cavi RCA e cavetto di massa oppure le connessioni bilanciate, eliminando in questo caso la necessità di messa a terra in quanto già intrinseca nel tipo di connessione. E come è già successo con il CDS2100, questo tipo di connessione non è semplicemente esoterica, ma aggiunge un pizzico di presenza in più alla musicalità di questo setup. Se proprio dovessi trovare un difetto a questo GT5000, che poi difetto non è la mancanza di testina in bundle, ma come dicevo, smentendo subito la mia stessa impressione, non è una mancanza, ma è una scelta ben ponderata dall'azienda giapponese e perfettamente in linea con apparecchi di questo livello. Matteo, qui c'è l'imbarazzo della scelta, ma che testina mi proponi con questo giradischi? Guarda, per il GT5000 che abbiamo qui ho scelto una HSD 006 della EMT. Hai detto nulla, complimenti. Carissimo Matteo, oggi abbiamo visto 3 pezzi da paura e il giradischi me lo metto in macchina, mi raccomando. Non ti ho chiesto nulla di queste due splendide NS5000 che sono ai nostri fianchi perché so che è uscito un nuovo modello. Esatto, sono le NS3000, diciamo la versione baby di queste che abbiamo qua. Ma in sostanza? In sostanza sono delle casse con un sound intrigante
che secondo me ti piacerebbe. Ecco, allora, visto che mi piacerebbero, vedi di mandarmele in prova, capisci a me, segnati un po' questo indirizzo. Vai. Coca-Cola sì, Coca-Cola a me mi fa morire. Coca-Cola sì, Coca-Cola a me mi fa impazzire. Tutte quelle bollicine. Abbiamo visto quale meraviglia sia la serie 5000 di Yamaha per il nostro sistema visivo e cognitivo. Miliardi di sinapsi invadono il nostro cervello con un unico messaggio: quanto godo, compro tutto! Perché ad essere soddisfatto è anche il nostro sistema uditivo. Ma aspettate un attimo. Oh, ecco, adesso va meglio. Dicevo, sarebbe inutile un sistema solo bello da vedere. Certamente l'occhio vuole la sua parte, ma il sistema deve suonare e deve farlo bene, soprattutto per la cifra richiesta. Non so voi, ma quando io mi frugo nelle tasche voglio farlo spinto dall'entusiasmo, sia che si stia parlando di un giradischi da 400 euro che di un finale da 6.000 euro. Quindi tutti voi, mentre state sbavando davanti al monitor, come io sto sbavando qui, vorrete sapere: suona bene Johnny? Suona bene, suona bene. Che spettacolo! Con una scelta oculata della testina, e per oculata intendo che dovete venire da Hi-Fi di Prinzio, se no vi meno, potrete dare più rotondità ed impatto ad un sistema sempre estremamente preciso, come da tradizione del brand, e dettagliato nel disegnare una scena musicale importante ma composta. Ecco quindi il mio consiglio, se siete interessati alla serie 5000, consiglio basato sul mio gusto di ascoltatore, chiaramente. Con l'aiuto di Luciano e di Mino, che è sul pezzo da 50 anni, potrete configurare il sistema scegliendo una testina che aggiunga un pizzico di punch in più a tutto l'impasto sonoro. E siete a cavallo, anzi sul somaro, perché i soldi per il cavallo non ce li avrete più. Ve l'ho detto anche nel video sui due integrati AS1200 e AS2200. Si percepisce davvero il true sound che Yamaha sbandiera ai 420 e che anche Matteo Franciullo ci ha ricordato all'inizio della nostra chiacchierata. Non è semplicemente un'insegna luminosa, c'è la sostanza. E ribadisco, concludendo, che le connessioni bilanciate anche sul giradischi danno una marcia in più a tutto il sistema. Quando un'azienda ci offre, ovviamente facendocele pagare, ci mancherebbe, quando un'azienda ci offre delle soluzioni che non sono semplicemente esoteriche, ma sono concrete, allora in quel caso non possiamo che applaudire e godere del risultato finale. Oh Johnny, ma tu che sai tutto di musica, ma lo sapevi che Black Magic Woman è stata scritta non da Santana, come tutti pensano, ma da Peter Green, del grande Fleetwood, che salutiamo, esatto. Peter Green, ma guarda, io di solito vado a nozze con questi aneddoti, però anch'io l'ho scoperto recentemente, devo essere sincero. Comunque starei ora a parlare di te con queste cose, però
Vai. Andiamo così concludiamo Sì. e ti lascio andare perché devi partire. Allora, Vai. Matteo, sei stato gentilissimo, over the top, ti ringrazio veramente di cuore. Consentimi però un'ultima domanda. Spara. I tuoi 3 bassisti preferiti, visto che suoni? Ti dico subito, Gaylan Dorsey, Abel Aboriel e Faso. Grande, il ragazzo mi piace. Allora Matteo, facciamo così. Quando te passi dalle mie parti, perché tanto te per lavoro vai sempre un po' a giro in tutto il mondo, io sono in Toscana, quando passi in Toscana mi dai un colpo di telefono e così vediamo di organizzare qualcosa, un'uscitina, beviamo qualcosa insieme, si chiacchiera di musica, eccetera, eccetera. Ovviamente paghi te. Va bene, sarà fatto. Con piacere. Ciao Claudia! Johnny, Johnny, hey Johnny, Johnny!